Oggi voglio mostrarvi una barca che è perfetta per coloro che non hanno mai navigato, oppure per coloro che al contrario hanno molta esperienza. Per tutti gli altri, direi che è il modello ideale per continuare a navigare, magari senza mai fermarsi. Il Magellano 43 è prodotto da Azimut, che costruisce altri due scafi della stessa collezione, il 50 e il 74. Siamo a bordo del Magellano 43 con Giovanna Vitelli. Magellano è il nome di un grande esploratore e navigatore portoghese, ma in questo modo forse voi avete voluto invogliare i diportisti a navigare e a esplorare. Vero, questa barca si ispira alla filosofia dei trawler e con ampissimi spazi interni, grandi volumi, un grande comfort in navigazione e anche la possibilità di fare notevoli efficienze nei consumi, invoglia proprio l'armatore che desidera passare lunghi periodi a bordo e fare navigazioni anche in luoghi inesplorati e per lunghi periodi di tempo. Possiamo definire questo tipo di barche come le barche della maturità nautica? Ma da un certo punto di vista sì, certamente le caratteristiche che abbiamo descritto ne fanno una barca adatta a vivere con tranquillità, con comfort e quindi in questo senso viene sicuramente prescelto dall'armatore maturo. Io direi che però con questo prodotto siamo andati un po' al di là di quello che è il tipico trawler e quindi abbiamo creato un prodotto molto peculiare che attrae anche chi si avvicina per la prima volta alla nautica o addirittura chi dalla vela intende passare al motore. Forse perché al concetto classico del trawler abbiamo abbinato una rivisitazione in chiave di design, in chiave made in Italy, che ne fa anche un prodotto un po' glamour, non solo da lunghe navigazioni. Lo scopo di questi yacht è la navigazione su lunghe distanze, ma questo non vuol dire che non possano essere utilizzati anche per brevi crociere. Le basi del progetto sono la comodità, la sicurezza e i ridotti consumi. Come si sono ottenute queste importanti qualità? In un modo molto semplice, disegnando uno scafo dislocante, cioè che non cambia assetto al variare della velocità, esattamente come le navi. Questa similitudine ci fa pensare a una maggiore stabilità, quindi più comfort, ma anche una migliore capacità di affrontare il mare mosso. La comodità e la sicurezza sono ovviamente caratteristiche che ben si addicono a chi non ha una grande esperienza di mare e, salendo a bordo, vuole provare l'inebriante emozione del navigare, ma al tempo stesso ha bisogno di approcciarsi a questa nuova esperienza in modo facile. Incredibilmente questa tipologia di imbarcazioni è ricercata anche da coloro che hanno ormai provato ogni sorta di avventura in mare e alla fine scelgono uno scafo dislocante come segno della loro maturità nautica. I trawler non sono nati in Italia e Azimut, per creare una gamma degna della sua fama, ha perseguito tre obiettivi fondamentali: progettare una carena ideale, affidandosi all'esperienza di Bill Dixon; disegnare interni con gusto tipicamente italiano, opera dell'Azimut Style Department, e dare a questa tipologia di barche molto tradizionali un look esterno moderno e accattivante. E questo lavoro è stato svolto dal designer olandese Cor Rover. I trawler di solito hanno uno stile un po' antiquato, ma i Magellano no. D'accordo, la coperta ha un gran fascino, ma quando si affrontano lunghe navigazioni, per molte ragioni, è importante muoversi in coperta in modo sicuro. E direi che anche questo aspetto è stato curato. Hanno chiamato questo scafo Semi Displacement Dual Mode, ovvero sia uno scafo che ha due diverse prestazioni: dislocante quando si procede lentamente, non cambia l'assetto, e planante quando invece si spinge sul gas. Ma attenzione, perché quando si va veloci i consumi salgono leggermente.
Alle andature di crociera invece si naviga consumando poco carburante, anche perché hanno adottato motori di potenza contenuta. In particolare su questo esemplare abbiamo due Cummins da 355 cavalli, ma si possono scegliere anche unità da 300 cavalli. Il dritto di prora è molto affilato e questo permette di entrare nelle onde in maniera dolce. La ruota di prua, cioè il tratto che unisce il dritto verticale con l'asse di chiglia, ha un raggio stretto e questa particolare geometria permette di aumentare la misura al galleggiamento per rendere lo scafo quindi più stabile. È come se la barca fosse più lunga. Ma non solo, i volumi a prua sono più pieni e questo evita che la barca cada nel cavo tra un'onda e l'altra, un fenomeno che succede a tutte le barche plananti con slanci di prua piuttosto evidenti. Uno dei motivi che fanno scegliere questa barca è la sua efficienza tra 10 e 20 nodi, maggiore rispetto a quella degli scafi plananti. Trovo che 15 nodi sia l'andatura ideale, 2100 giri motore e un consumo complessivo di appena 80 litri ora. A questa velocità l'autonomia supera le 300 miglia. La capacità dei serbatoi è di 1680 litri e alla velocità di 8 nodi l'autonomia supera addirittura le 800 miglia. A questa andatura la barca è anche molto silenziosa, appena 62 dBA. Facciamo un esempio concreto. Siamo sulla costa ligure, a Varazze, a circa 90 miglia dalla Corsica. Se tenessimo una velocità di 9 nodi ci vorrebbero circa 10 ore per arrivare sull'isola. In pratica potremmo trascorrere un'intera giornata in mare, partendo per esempio alle 8 del mattino, arriveremmo alle 6 del pomeriggio e tutto questo facendo tutte le normali attività di bordo, pranzando, cucinando, riposandosi, leggendo, perché a questa andatura tutto è molto facile e rilassante. Per compiere il nostro viaggio di 90 miglia basterebbero appena 180 litri, ma se andassimo a 8 nodi sarebbero sufficienti 100 litri. La velocità massima è addirittura superiore ai 23 nodi, vale a dire un nodo in più di quello che prudenzialmente dichiara il cantiere. I ponti dell'imbarcazione hanno una pianta che si discosta parecchio dalle forme della carena. Sia il ponte principale sia il flying bridge hanno un vaglio quasi costante per tutta la loro lunghezza e si ottiene così una maggiore superficie abitabile. È un vero fly con tanto spazio all'aperto e un arredamento esterno completo per rilassarsi, cucinare. C'è anche il frigo, l'ice maker e il barbecue e poi si può pranzare e ovviamente pilotare. Ce ne sono due versioni, una con flying bridge e l'altra senza, più leggera sia nella linea che sulla bilancia. La versione hardtop ha ben 4 finestrature nel cielino del salone, di cui 2 apribili. L'albero è abbattibile e in questo modo l'altezza massima dall'acqua si riduce a 3,5 metri, una soluzione adottata pensando ai mercati internazionali e a quello americano in particolare, dove la navigazione in acque interne prevede spesso il passaggio sotto ponti fissi. A prua il prendisole è comodo perché è perfettamente in piano e spicca la sua forma rettangolare che offre uno spazio più ampio del solito. Il pozzetto è arredato con un divano e c'è posto per il tavolo da pranzo. Ma vediamo gli interni. È una barca sulla quale soggiornare a lungo e quindi mi aspetto di trovarli molto comodi. Nel salone la chiave del progetto è la postazione di pilotaggio, concentrata in uno spazio adeguato, non imponente, per dare maggiore agio alla zona living. Il sedile di guida pivotante si rivolge inoltre verso l'area conviviale. La cucina è in diretto contatto con l'esterno per una maggiore praticità. Gli interni trasmettono un piacevole senso di accoglienza e i materiali, per quanto moderni nei colori e nella lavorazione, hanno il giusto sapore marino. Gli arredi sono in noce canaletto con tessuti chiari, decorativi, in piacevole contrasto. Sotto coperte i volumi sono ampi in relazione alla grandezza dello scafo. Sono state ricavate 3 cabine.
Quella dell'armatore è nel vertice e ha il bagno riservato. Ci sono poi altre 2 cabine, una doppia molto comoda con 2 letti che possono essere uniti in un solo letto king size e una singola, oltre al secondo bagno, anche questo con il box doccia separato. Il Magellano 43 è lungo 13 metri e 63 centimetri, ma per chi ha capito la filosofia di questa imbarcazione vale molto di più delle sue misure. Per i grandi spazi abitabili, per i gavoni ricavati davvero dappertutto, per la grande attenzione che hanno dedicato alla sicurezza. E poi è una splendida villa che potete trasferire dove volete a costi bassissimi.